Eccolo qua, se vogliamo l'oggetto del desiderio o se non fosse il vostro oggetto del desiderio, secondo me sarà comunque il vostro oggetto della curiosità. Ho iniziato a provare il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 8, ma la prima domanda che mi sono fatto ancora prima di averlo in mano è: ma come funzionano le applicazioni su uno smartphone che ha un display di un formato nuovo, tra virgolette, almeno nel mercato mainstream, sia con il display interno che con quello esterno, rispetto alle soluzioni già in commercio, e così lo metto a fianco di un S26 Ultra e di uno Z Fold 7 che ha il display dello stesso formato dello Z Fold 8 Ultra e cerco di capire come girano le varie applicazioni e le varie situazioni sui display di questi smartphone esterni o, per chi ce l'ha, anche interni. Se volete supportare il nostro lavoro, quello che dovete fare è molto semplice: iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche e noi iniziamo. Allora, iniziamo questo test con mostrarvi come sono impostate di default lo stile e il carattere di questi smartphone, che ovviamente sono Z Fold 8, Z Fold 7 e S26 Ultra, quindi uno smartphone pieghevole al libretto, il nuovo formato al libretto barra portafoglio e uno smartphone classico, comunque di grandi dimensioni. Vi faccio vedere che Samsung imposta la dimensione del testo allo stesso modo su Z Fold 7 e S26 Ultra, mentre invece sul piccoletto, sul nuovo modello, imposta un carattere un po' più grande. Se lo mettessimo allo stesso livello sarebbe questo e apparirebbe indubbiamente un po' più piccolo. Comunque, impostati in questo modo, i due pieghevoli hanno un font simile, tra virgolette, in termini di dimensioni, mentre invece S26 Ultra, lo vedete, ha un font che appare un pochino più grande. Ve li faccio vedere fin da subito all'interno del menu delle impostazioni, che secondo me è un ottimo modo per iniziare il nostro confronto, per guardare quante voci dello stesso menu appaiono all'interno dello schermo. E è una cosa che, per chi aveva studiato il caso, tra virgolette, era già ovvia fin dall'inizio, ma più lo schermo è stretto e più il numero di voci sarà superiore. Quindi da sempre Z Fold ha mostrato più voci dei menu, e poi come vedremo anche di altre situazioni, rispetto a uno smartphone standard, che a sua volta mostra più voci rispetto a un nuovo pieghevole Z Fold 8. Vi faccio vedere anche come appare un'applicazione di chat. Anche qui lo vedete, Z Fold 7 è lo smartphone che riesce a mostrare più contenuto in altezza, dopodiché S26 Ultra e poi il nuovo Z Fold 8, che ovviamente appare un pochino più compatto da questo punto di vista. Infine un confronto anche sulle tastiere. Ovviamente quella di Z Fold 8 è incredibilmente più ampia rispetto a quella di Z Fold 7, l'unico test che posso fare è ribaltarli in questo modo, comunque per farvi vedere che lo schermo di Z Fold 8 è comunque più largo di quello di un S26 Ultra, eccolo qua, e quindi come vedete qua appare una tastiera che è più larga ancora di quella di S26 Ultra. Quanto è comodo non lo giudico ora, lo giudicherò durante la recensione. Questo invece è internet, un browser web, quindi sto simulando, diciamo così, la lettura, e vedete qui una cosa molto interessante. Ancora una volta lo smartphone che mostra più contenuto all'interno del display è lo Z Fold 7. Sul testo ovviamente modificare la dimensione del font ha un impatto superiore, quindi comunque su tutti e tre potete modificare la dimensione del font e quindi visualizzare più o meno testo. Avete già notato una cosa che adesso rendo ancora più esplicita scorrendo questo testo verso l'alto, è che se Z Fold 7 è lo smartphone che mostra più testo, il secondo smartphone che mostra più testo è Z Fold 8. Nella riproduzione del testo, quindi un formato che si può adattare parola per parola alla dimensione dello schermo, vedete come appaia più testo su Z Fold 8, al contrario di S26 Ultra. Dovremo andare su S26 Ultra a modificare la dimensione del font per ottenere un risultato che sia simile a quello di Z Fold 8. Passiamo ora a Instagram, un po' la bestia nera di Android, non certo per come appare, ma sappiamo quali sono i motivi. Questo è come appaiono i profili, sicuramente è un test meno interessante, ma ancora una volta mostra una cosa assolutamente chiara. Questo non era assolutamente alla stessa altezza, quindi lo riposiziono, eccolo qua. Quindi dove non c'è del testo ma della multimedialità, in questo formato l'ordine di quantità di contenuto mostrato è ovviamente Z Fold 7, S26 Ultra e poi Z Fold 8.
Andiamo a premere su di un reel e questo è come appare. Notiamo subito una cosa, che S26 Ultra è l'unico che mette il reel già praticamente full. Ve lo faccio vedere anche accanto per farvi vedere che comunque il reel o l'anteprima del reel mostrata dall'S26 è molto più grande. Ci vado a cliccare sopra per metterli full screen ed ecco qua la grossa differenza. Vedete l'enorme differenza in termini di dimensioni in questa matriosca di unboxing e ovviamente sullo Z Fold 8 ovviamente appare con delle bande nere laterali, mentre sullo Z Fold 7 appare con delle bande nere sopra e sotto ed è invece quasi completamente full screen sull'S26 Ultra. Siamo nel viewfinder della fotocamera per mostrarvi come il viewfinder dello Z Fold 8 sia praticamente più grande di quello dell'S26 Ultra se scattiamo nel formato in cui questi smartphone scattano di default, quindi ovviamente sto parlando del 4/3, che è il formato che permette anche di sfruttare al massimo questi sensori. Lo so che il traballio di questi smartphone vi fa impazzire, pensate quanto sta facendo impazzire me che sto facendo questo test. Se li mettiamo in 16 noni iniziamo a essere comunque a grandi linee su delle misure simili. S26 Ultra diventa quello più grande. Curiosità, vi mostro anche Google Maps, semplicemente qui più che per mostrarvi quanto contenuto ci sta, perché di fatto basta un pinch to zoom per modificarlo, per mostrarvi come di default le app scelgono di mostrare il contenuto. Su S26 Ultra secondo me c'è molto più margine, modificando i DPI del display, per avere esperienze d'uso diverse, mentre invece secondo me queste sono un po' il loro, nel senso non vorrei uno schermo ancora più contesto più piccolo e una risoluzione dei dettagli ancora maggiore, né ne vorrei uno più grande, perché poi andrei ad avere poco contenuto all'interno dello schermo. Quindi in termini di quello che potete vedere in app generiche come Google Maps, un S26 Ultra è quello che diciamo offre più flessibilità. Poi però vedremo che ovviamente questi si possono aprire, allora sì che la flessibilità aumenta. Test su Excel. In questo caso, come è facile pensare, una tabella Excel può avere tante righe ma può avere anche tante colonne e in questa configurazione vedete che Z Fold 8, il nuovo modello a sinistra, ha dei vantaggi perché proprio come per il testo riesce a contenere più colonne e quindi a mostrarvi più cose. In termini di righe invece l'ordine è sequenziale, vedete qui arriviamo alla riga 31, qui alla riga 36 e qui si intravede invece la riga 40. Qui abbiamo invece la visualizzazione manga. Io non sono un esperto, mi sono fatto aiutare, questa è una piattaforma online assolutamente legale per la lettura di fumetti manga. Vediamo come palesemente il formato, quello un po' più completo, è quello di S26 Ultra, che non riduce troppo la larghezza, ma mostra anche un pochino del testo successivo. Una cosa che posso fare è però andare a mettere la visualizzazione orizzontale, che diciamo va a mettere full screen la singola pagina, per vedere che cos'è che si riesce a visualizzare. Adesso sono andato troppo avanti e vediamo che qui il formato del nuovo Z Fold 8, ripaga, perché riesce a essere addirittura più grande di quello dell'S26 Ultra. Qui siamo all'ultima pagina, quindi provo per esempio ad andare indietro, vedete come la soluzione dello Z Fold 8 riesca a essere addirittura, no, forse più grande no, a essere identica, non più grande, mi sono sbagliato, ma con uno smartphone che invece è decisamente più compatto. Eccoli qua, adesso siamo all'interno di una chat di Telegram, in questo caso li ho aperti e ve li sto facendo vedere fianco a fianco. In questa visualizzazione vi direi che la soluzione dello Z Fold 8 è forse la migliore perché essendo un po' più stretto vi semplifica la scrittura. Andiamo però a ruotarlo, quindi andiamo a vedere le altre tipologie di visualizzazioni, così vi fate anche un'idea completa su come appaiono certe applicazioni a schermo aperto. Qui invece siamo su YouTube e adesso quello che faccio è avviare un video, lo vedete qui, avviato su tutti e tre i dispositivi. Se vi sembra che questo smartphone rifletta di più la luce, beh, non vi state sbagliando. Da un lato vi faccio vedere è più vicino alla finestra e quindi subisce più riflessi,
quindi è sicuramente svantaggiato. Dall'altro è l'unico di questi modelli che non ha un trattamento antiriflesso e la differenza, devo dire, si vede. È il momento però di mettere full screen questi video e riuscite a vedere una cosa, che praticamente la porzione di schermo che si riesce a vedere su questo Z Fold 8 su un filmato di questo tipo è praticamente la stessa, quasi simile, ma con un formato estremamente più compatto. Andando a fare il pinch to zoom, ecco qua che ovviamente si vanno a tagliare dei contenuti e si nota appunto come si sia andato a perdere qualcosa su questi formati. Siamo comunque ovviamente qualcosina, quando si fa il pinch to zoom si perde sempre, in modo però ovviamente diverso fra questi due che hanno le bande sopra e sotto e S26 che ha le bande laterali. Dove il formato multimediale di questo Z Fold 8 sicuramente brilla, lo vedete, è sul 4/3, perché non ho fatto nessun zoom. Se per qualche ragione dovete vedere dei filmati che sono in 4/3, lo schermo aperto di Z Fold 8 è nettamente un passo più avanti. Lasciamo soltanto i pieghevoli in campo, apriamo il browser, vi faccio vedere un po' di esempi. Questo per esempio è quello del browser, dove in questo caso però ha caricato, ecco vedete il formato in modo diverso, perché qui ha caricato la colonna laterale, quindi qui dipende anche un po' da come sono state insomma realizzate le pagine web, ma sul testo ancora una volta vediamo che Z Fold 8 riesce a garantire decisamente più contenuto. Vado a ruotarlo per farvi vedere come sarebbe la visualizzazione impilata. Comunque riesce a mostrare molto più testo. Su Z Fold 7 cambia molto poco, perché la differenza di formato è quasi impercettibile fra le due rotazioni. Già che sono qui vado a caricare One Piece, quindi in questo caso il manga, metto full screen, ecco qua, e vedete che in questo caso siamo più o meno su risultati abbastanza simili. Questi invece sono reel, ovviamente anche qui il risultato è molto simile, perché vedete che l'altezza in questa modalità è molto simile, ma con un prodotto più compatto e con meno bande nere ai lati. Vi faccio anche vedere che tappando qui si va ad aprire il banner dei commenti. Se lo rotiamo in questo modo, in teoria ci dovrebbe essere una visualizzazione affiancata che abbiamo visto al lancio dell'evento, che però ancora non troviamo. Questo di fatto, diciamocelo, è un po' quello che deve succedere nei prossimi mesi, ovvero gli sviluppatori si devono impegnare di più per realizzare applicazioni che possano davvero sfruttare schermi così grandi. Allora, aprendo in questo modo Excel, vediamo che tra l'altro si renderizza in un modo leggermente diverso, quindi in modo diverso. Qui c'è una barra con tutti gli strumenti che di qua non compare, siamo esattamente alle stesse condizioni. Quello che vediamo è che proviamo a scorrere fino alla prima colonna, arriviamo alla 29 e qui arriviamo circa alla 29, siamo al livello di zoom 60, 59, 60, ci mettiamo assolutamente sullo stesso livello, doveva essere 60 anche questo, vediamo se è confermato, voilà. E vediamo che siamo 24 su righe da questa parte e 29 da questa parte. In termini di colonne invece siamo simili, perché come abbiamo visto questo lato diventa poi molto simile in termini di larghezza rispetto allo Z Fold nel formato quello classico. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui. Questo era il primo video ovviamente su Z Fold 8 nelle mie mani. Il test ovviamente è iniziato da poco, arriverà nei prossimi giorni, ovviamente quando avrò tutte le mie impressioni ben definite nella mia testa, la recensione completa di questo Z Fold 8. Fino a quel momento l'unica cosa che posso fare è invitarvi ad iscrivervi al nostro canale, attivare la campanella delle notifiche e cogliete l'occasione nello spazio dei commenti anche per chiedermi di fare questo test eventualmente anche su applicazioni diverse che non avete visto all'interno di questo video. Fatemi anche un po' sapere il vostro pensiero su questo confronto e su come girano le app su Z Fold 8. Io vi ringrazio e noi ci vediamo presto.